Ben ritrovati amici. Oggi metterò a confronto le Montblanc Bohème, la classica e la mid-size. Vi racconterò un po' le mie impressioni su come si differenziano nella scrittura, in quanto vi ho già presentato in un video singolo dedicato alla classic ed alla mid-size queste due penne. Vi invito a vederlo se vi interessa ovviamente l'argomento. Montblanc ha prodotto nel tempo 3 modelli di Bohème, una molto grande assimilabile per dimensioni alla 149, dotata di pennino retrattile. Un esemplare raro, bisogna dire la verità, anche forse un po' discontinuo. Poi arriva una Classic, che è quella, per l'appunto, la versione classica col pennino rientrante, anche questa piccola. Sapete che mi piace davvero molto, un ottimo meccanismo, la penna cade bene in mano, ma ne parliamo dopo. A fianco a questa penna, che purtroppo è andata ormai fuori catalogo, arriva invece la mid-size, è stata affiancata, anzi una mid-size, chiamiamola così, una misura media, che non dispone del pennino retrattile. Il pennino è montato su una sezione ed è sempre in vista, ben evidente e pronto all'uso. Un pennino realizzato magistralmente, come sanno fare gli artigiani Montblanc. Entrambe le stilografiche condividono il tipo di caricamento, cioè a cartuccia. Invero, la mid-size consente di alloggiare anche un converter. Andiamo a vedere le differenze. Sulla Bohème Classic, quella col pennino retrattile, il caricamento avviene piegando il fondello e girando in senso antiorario per far uscire la cartuccia ormai esaurita e viceversa invece per calettarla all'interno. Mi raccomando, fate questa operazione senza il cappuccio, perché il movimento di inserire la cartuccia è lo stesso che fa poi uscire il pennino, quindi a rischio di non danneggiarlo. Tra l'altro un meccanismo molto mirabile, perché quando il pennino il cappuccio è calzato è perfettamente in asse con il pennino, ma la cosa che veramente affascina dell'ingegneria Montblanc, ed è uno dei pregi maggiori secondo me di questa penna, è che svitando il cappuccio rientra prima il pennino e con la seconda azione, che è continua ma si sente un leggero click, si svita anche il cappuccio. Mentre invece sulla mid-size le cose sono decisamente più semplici e più convenzionali, perché la sezione si svita come sulla maggior parte delle penne stilografiche e, nonostante questa ampia e solida filettatura, possiamo inserire una cartuccia oppure anche un converter che ne aumenta senz'altro la capacità. Quello che vi sto mostrando è il rivestimento in metallo all'interno del fusto, che ha la sua rilevanza poi nel momento in cui andiamo a scrivere, perché il bilanciamento della penna, una penna non certamente leggerissima, è dovuta anche a questa sezione di metallo interna. Ponete attenzione anche ad un altro fatto: mentre la mid-size può ospitare delle cartucce anche con l'attacco standard, non è possibile invece fare la stessa cosa sulla Classic, perché il pennino rientrante e quindi tutto il meccanismo che la fa calettare nel fusto richiede il collo della cartuccia leggermente più alto. In altre parole, potete utilizzare soltanto le cartucce fornite da Montblanc, altre cartucce sono a rischio perdita di inchiostro, quindi ponete attenzione. Come è ovvio che sia, la differenza principale risiede nelle dimensioni generali della penna, che ovviamente potete comprendere che ricadono sull'equilibrio e quindi anche nella pratica della scrittura. E dall'altra parte dal pennino, che in una penna la mid-size è presente, invece in quell'altra è di tipo retrattile. Due penne distinte anche dal peso, perché il meccanismo che consente la fuoriuscita del pennino da una parte, ma anche l'inserimento della cartuccia dall'altra, che non è una cosa così semplice come avviene invece sulla mid-size, conferiscono anche
una consistenza, una sensazione di impugnatura diversa, un po' difficile da spiegare, in quanto la mid-size a sua volta è costruita molto bene. La sezione della mid-size, quella che si aggancia al pennino, ha una filettatura molto estesa in metallo per rendere la penna come fosse un corpo unico. Anche il fusto della penna a sua volta è rivestito internamente in metallo e quindi anche in questo caso abbiamo una consistenza. Un'altra differenza fra le due penne è che mentre sulla Montblanc col pennino retrattile possiamo alloggiare soltanto delle cartucce, dall'altra parte possiamo invece un converter che ne aumenta la capacità. Non vi nascondo che la Classic mi cade meglio in mano, mi trovo meglio anche nella fase di scrittura, senza dubbio è migliore ed è una di quelle rare penne che mi convince anche con il cappuccio calzato. Sensazioni di scrittura di due penne molto simili ma profondamente diverse. Quello che più mi colpisce è proprio tenere in mano la penna, mentre la Bohème col pennino retrattile si percepisce una qualità, anche la laccatura mi sembra migliore, ma è proprio una penna che ispira qualità, sostanza. Questa sembra una penna come altre Montblanc, molto valida, molto bella, ma chi lo sa, forse meno iconica, basta davvero così poco per farci percepire qualcosa di diverso. Mi piacerebbe che anche voi poteste provarle per dare un giudizio. Senza dubbio, se ne dovessi acquistare una, prenderei quella col pennino retrattile, ma la mid-size ha il suo perché. E la differenza c'è e si sente. Innanzitutto andiamo a vedere le due penne confrontate l'una all'altra. Come si può notare, non c'è una differenza abissale, ma la sezione senza dubbio è più sottile in questa penna, nella Bohème col pennino retrattile, ed anche un pochettino più corta, si vede. Cambia il peso, però da una parte qui abbiamo un movimento che sento abbastanza distribuito, ma comunque arrivare un po' sul codale. Questa invece è più omogenea, è senza dubbio più leggera da una parte, sebbene comunque anche qui una certa parte di peso la si avverta, perché le finiture e le componenti metalliche, anche che siano d'oro o dorate, hanno il loro peso rispetto alla resina. Senza dubbio la mid-size è più bilanciata. Quando vado a montare il cappuccio le cose un po' si ribaltano, perché l'equilibrio che la mid-size manifesta senza cappuccio, montando un peso sul codale, comincia lievemente a sbilanciarsi, mentre invece questa, diciamo che assume delle caratteristiche che io apprezzo di più con il pennino, con il cappuccio calzato. Infatti mi trovo leggermente meglio. In conclusione assegnerei un pareggio, perché da una parte si sente che la mid-size ha un equilibrio maggiore come penna stilografica. Vi parlo dell'utilizzo senza il cappuccio. Dall'altra parte la Classic con il cappuccio guadagna qualche cosa, vale il contrario, cioè la piccola senza il cappuccio è un po' più sbilanciata, va un po' più inseguita e rincorsa nelle sue evoluzioni grafiche, mentre invece la mid-size perde qualcosa col cappuccio perché viene un po' sbilanciata in fondo. E un altro aspetto che mi sento di dirvi così a titolo orientativo è che effettivamente chi ha una mano un po' più grande si troverà più comodo sulla mid-size, che credo sia anche uno dei motivi per il quale è stata progettata, anche in parte per risolvere qualche lamentela che la piccola, quella col pennino retrattile, ha suscitato nella clientela Montblanc. Un cliente senza dubbio attento alla scrittura, questo senza voler nulla togliere, però molto spesso finisce anche nelle mani di chi desidera una penna sempre pronta all'uso e che non dia troppi problemi. In effetti fate conto che sulla Montblanc Bohème col
col pennino retrattile qualche piccolo impiccio dovuto all'inchiostro che si potrebbe un pochettino essiccare nell'attacco del conduttore, oppure una cartuccia che è rimasta troppo spesso lì, va comunque lavata, pulita, e non è facile accedere. Tanto è vero che Montblanc aveva creato anche un kit, una sorta di pipetta per lavare internamente questa penna così bella, così piacevole e anche estrosa dal punto di vista dell'ingegneria meccanica, che a me piace davvero molto. Ciao a tutti amici e alla prossima.